Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo alla terza parte della nostra masterclass di SQL Server. Allora, ho spostato la creazione delle view nella parte 5 perché prima di iniziare a fare delle view abbiamo bisogno di iniziare a scrivere un po' il codice, così iniziamo anche un pochino a divertirci e anche voi potrete iniziare a smanettare un pochino con il SQL Server facendo le prime query. Allora, quest'oggi iniziamo sulle basi di come si utilizza il T-SQL. Allora, le prime lezioni che faremo qua faremo una spiegazione di come funziona il SQL Server classico, quindi non vedremo delle funzioni specifiche del T-SQL. Le riprenderò probabilmente in un corso specifico in cui si andrà ad approfondire un po' di più il T-SQL nel dettaglio. Quindi qua adesso faremo un po' di lezioni per imparare a scrivere codice SQL. Se già le conoscete potete skippare e continuare dalla parte 5 dove andremo a vedere questi altri argomenti e poi anche quelli ancora in definizione. Se invece non avete mai scritto un codice SQL è molto importante che seguiate tutte queste prime lezioni che vi introducono al linguaggio e all'utilizzo di appunto questo linguaggio. Allora andiamo nel nostro Management Studio e guardiamo come funziona una select. Qui abbiamo il nostro database che ricordo, se lo volete alla stessa versione di come lo vedete qui, dovete andare nella precedente lezione e scaricare il backup e poi andare a caricarlo all'interno della vostra istanza. Se non sapete come caricare il backup nell'istanza, andate nella lezione in cui carichiamo il backup. Allora, qui abbiamo il nostro database e le nostre tabelle appunto importate nel nostro database. Se noi facciamo clic destro su una tabella qualsiasi e poi facciamo dal menu che compare, facciamo seleziona le prime righe, lui in automatico va a scrivermi una query di selezione. Quando si fa questa cosa qua lui scrive select top 1000, quindi estrae le prime 1000 di tutti questi campi che trovate in elenco da questa tabella e sotto mi riporta il risultato ottenuto, quindi va a leggere il contenuto di questa tabella. Se io faccio clic sul più all'interno a sinistra della tabella, ok, si apre questa cosa. Se clicco su più delle colonne, io vedo tutte le colonne e come sono definite all'interno di questa della mia tabella. Quindi potenzialmente io potrei aprire questa cosa qua, trascinare questo campo qua, metterlo qua, ok, e lui me lo scrive in automatico, quindi questo a volte è anche comodo. Lo aprite qua al posto di scriverla, le trascinate dentro in drag and drop. Ok, al di là di questo le altre cartelle per ora non le guardiamo, andiamo a vedere come funziona la struttura dell'SQL. Praticamente, allora adesso togliamo tutta questa roba qua e facciamo un bel asterisco e togliamo anche questa cosa qua. Allora, bisogna sempre definire per fare una select, quindi una selezione di dati da una singola tabella, bisogna utilizzare la funzione select che sta per selezione. Se noi poi facciamo uno spazio e un asterisco, diciamo seleziona tutti i campi che stanno dentro al contenitore che noi andiamo a cercare, quindi si fa select asterisco from, quindi da dove. All'interno del SQL Server bisogna sempre definire il nome del nostro database, che è questo, quindi se non ci sono spazi nei nomi potete anche evitare di mettere le quadre. Se ci sono degli spazi dovete sempre utilizzare le quadre, quindi nome database punto nome libreria, ok, che è questa qua che abbiamo visto nella lezione precedente, gli schema, ok, punto il nome della tabella, ok, sempre con le quadre se ci sono gli spazi. Quindi eseguendo questa istruzione qua lui farà una selezione e mi estrarrà tutti i record che trova dentro a quella tabella. Ok, se andiamo poi in fondo, noi qui vediamo che la query è stata eseguita, qui vediamo quanto tempo ci ha messo, non ci ha messo niente perché sono solo 29 righe, qui vediamo le righe estratte. Se fossero tante potrebbe restituire un dato parziale finché non termina il caricamento, ve lo carica un tot di record al colpo. Quando qui conclude vedete quanto ci ha messo questa specifica query ad essere eseguita. Quindi select, seleziono, from, da dove. Se io voglio prendere uno specifico campo, ok, tolgo l'asterisco, ok, apro la customer che era quella che vedevamo prima, ipotizziamo che io voglio prendermi ad esempio solo il campo last name e il campo first name, ok.
Quando io li ho inseriti però devo separarli con una virgola, ok? Non importa se poi qui ci metto lo spazio o non ce lo metto. Se io faccio così non c'è più l'asterisco, quindi lui, selezionando questa query qua, mi eseguirà, ok, l'estrazione di solo questi due campi, vedete? Ipotizziamo, ok, che poi vogliamo fare un raggruppamento di questi dati, perché magari troviamo due nomi uguali. Adesso io qua non ne vedo, ma in ogni caso si farebbe distinct, ok? Utilizzando la proprietà distinct, ok, ed eseguendo la query, lui mi fa un raggruppamento del risultato dove trova completamente due record uguali. Quindi se qui avessi questo testo qui con Autier, Miconi e Chatrin, mamma mia che nome, e anche qui avessi la stessa cosa, lui, utilizzando la proprietà distinct che metto qua su, avrebbe aggregato le informazioni in un'unica riga. Se non utilizzo distinct mi fa sempre vedere un esploso di quello che trova in tabella. Al posto del distinct potremmo utilizzare anche il group by, che è un po' più lungo, group by, quindi allora io questi scrivo sempre in maiuscolo, group by. Ok, nel group by dobbiamo dirgli cosa andiamo a raggruppare, quindi noi selezioniamo gli stessi campi che abbiamo messo nel select e li mettiamo qua giù. Perfetto, quando abbiamo fatto questo noi facciamo esegui e anche in questo caso lui va a fare un raggruppamento del risultato che noi abbiamo selezionato. Quindi select distinct, ok? Non li possiamo fare, cioè funzionano anche insieme, però non ha senso farli andare insieme perché comunque fanno la stessa cosa. Il distinct, se lo potete utilizzare, è un po' più veloce del group by. Il group by esiste perché non sempre si può utilizzare il distinct. Ad esempio, se vado poi a fare una somma di una quantità, il distinct non è utilizzabile, devo passare per il group by, perché quando applico una somma a una misura, il distinct andrebbe a raggruppare anche la misura, ma io sto già compiendo un'operazione, quindi fallirebbe la query. Magari poi facciamo un esempio. Quindi queste cose qua. Poi ipotizziamo che noi vogliamo fare un filtro, quindi ad esempio vogliamo andare a filtrare tutti quelli che si chiamano lì. Allora facciamo where, ok, dove last name, ok, è uguale a apice, quindi il carattere che sta sotto al punto di domanda nella vostra tastiera. Facciamo un copia di lì e lo mettiamo qua. Ok, quindi lui farà una selezione da questa tabella qui. Facciamo anche un po' di zoom, che così ci vediamo meglio. Farà una selezione da questa tabella qui e andrà a estrarre solo i record che hanno last name uguale a lì. Faccio esegui, ecco che lui ha estratto solo i nomi lì. Solo per farvi vedere il distinct, visto che abbiamo visto un doppione, togliamo il first name. Se io faccio esegui, vedete, lui mi restituisce solo un record. Se tolgo il distinct e anche il group by, me ne restituisce due, quindi ho il doppione. Perfetto, io potrei fare anche un filtro utilizzando having. Ok, al posto di where utilizziamo having. Perfetto. Allora, having va messo dopo il group by. Invece il where va messo prima del group by, subito dopo il from. Facendo questa cosa qua, praticamente io ottengo lo stesso risultato. Adesso facciamo anche first name. Ok, compare qua in lista. Tab e così si inserisce. Mettiamo anche le quadre che ci stanno bene e ce lo mettiamo anche nel raggruppamento. Ok, se io faccio questa cosa qua ottengo lo stesso identico risultato. Ma che differenza c'è tra where e having? C'è una bella differenza. Praticamente con where, quando io vado a fare un filtro in where, come si comporta la selezione? Lui praticamente, allora facciamo un'altra cosa, facciamo così, tiriamo giù questo e facciamo un select normale. Facciamo così. Ok, se io seleziono questo codice qua, eseguirà solo il codice selezionato nel momento in cui premerò il tasto esegui. Se io faccio un clic così, esegue sia questo che questo. Difatti vedete, esegui, vedete, mi ha fatto due risultati sotto, ok? Quindi adesso io vado ad eseguire solo questo. Quindi dicevo, il where, vedete, quando io faccio un filtro col where su questa base dati qua, quindi vado a filtrare lì, ok? Cosa succede? Che lui prima di andare a fare le aggregazioni esclude tutti gli altri record, quindi lui va a cercare su questo campo dove c'è lead. Lì, quando l'ha trovato, ok, se lo memorizza gli altri li scarta e poi applica tutte le cose che noi vogliamo andare a fare. Quindi vogliamo fare
un group by lo fa solo dopo che ha trovato il record da elaborare. Se invece noi facciamo un filtro con having, lui andrà a fare il filtro andando a leggersi tutti i record, perché lo fa direttamente sulla base dati, quindi non farà prima un'estrazione di record da filtrare e poi fa tutte le nostre elaborazioni. No, lo fa immediatamente su tutto il set di dati. Adesso, visto così, sembra la stessa cosa, però ipotizziamo che andiamo a fare, ad esempio, una somma di un campo. Ad esempio qui non abbiamo misura all'interno di questa tabella, ma prendiamo ad esempio il zip postal code, che va benissimo e fa anche al nostro caso, e facciamo ad esempio una somma. Quindi per fare una somma, ok, si fa sum, si apre la tonda, si mette il campo e si chiude, e poi si deve definire il nome, altrimenti quando io eseguo questa cosa qua, ad esempio, vedete, faccio esegui, lui non mi metterebbe il nome di colonna, quindi in questo caso si fa as, appice, sotto il punto di domanda, gli mettiamo ad esempio quantity e chiudiamo l'appice, ok, sempre con la virgola. Poi vedete, quando vado ad eseguire questo codice, ok, se utilizzassi il where, lui farebbe la somma del zip postal code solo di record selezionate. Se io invece utilizzo leaving, lui va a farmi la somma su tutti i record e poi mi applica il filtro, quindi è un'elaborazione più pesante da applicare, quindi tendenzialmente si utilizza quasi sempre, al 90% si utilizza il where come filtro. Ultima cosa, e poi chiudiamo questa lezione. Quando andiamo a fare una somma, ok, come dicevamo prima, che accennavamo, che io qua sto già compiendo una funzione di aggregazione, perché la somma va a sommarmi tutti i valori che trova come aggregati per queste due informazioni qua. Quindi sul group by, vedete, vado a definire solo queste due informazioni. Se io qua ci mettessi il distinct, come dicevamo prima, e poi eseguo questo pezzetto di codice, quindi escludo il group by, vedete, lui dà errore perché il distinct cercherebbe di fare un raggruppamento anche su questa quantità, quindi il distinct in questo caso non si può utilizzare, devo per forza utilizzare il group by, vedete, e così mi dà il risultato. Ultima, se tolgo il first name, ok, così vedete che effettivamente mi fa la somma, ok, vedete, mi sono dimenticato la virgola. Ecco qua, esegui, ecco che lui mi fa la somma della quantità. Ovviamente qua vedete, se io tolgo la virgola, vedete che lui mi fa venire tutto rosso, mi dice che praticamente sotto c'è un errore, quindi andate a leggere bene il codice per vedere se l'avete scritto bene. Bene, allora direi che con questa lezione abbiamo visto le basi per come si fa a scrivere un codice SQL. Quindi diciamo che c'è having, manca la n, c'è select, ok, per selezionare, distinct per fare un raggruppamento quando non utilizziamo già sui campi di selezione un altro tipo di raggruppamento. Se c'è un tipo di raggruppamento si utilizza il group by, ok. Poi gli si dice sempre da dove si arriva: nome database, nome libreria e nome della tabella. Poi si mettono le eventuali condizioni di where, si fa il group by e eventualmente, se non si usa il where, si mette leaving dopo al group by. Ultima ma non ultima, me la stavo dimenticando, si può fare anche un ordinamento, ad esempio first name, ok, lo mettiamo qua e ce lo mettiamo anche qua. Ipotizziamo, noi togliamo tutti i raggruppamenti e diciamo che vogliamo fare un ordinamento per order by last name, quindi andremo ad aggregare ask, si fa ascendente, desk decrescente, ok. Eseguendo io vado a fare un ordinamento sul campo last name, ok. Se metto ask me lo fa al rovescio, quindi va in ordine alfabetico, ok. Basta, queste sono tutte le funzioni per iniziare a scrivere qualcosina col T-SQL. Se appunto lo state approcciando in questo momento, provate a fare qualche selezione sulle tabelline che ci sono qua, magari cercate, ad esempio andate sulla orders o sulla products e provate anche a fare una somma con la funzioncina sum che abbiamo visto poco fa. Con questa lezione è tutto. Come sempre, se è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like nel video, così mi aiutate a far crescere il canale, e se non siete iscritti iscrivetevi premendo il bottone rosso che sta qua sotto. Ci vediamo alla prossima lezione, ciao!